Spesso magari abbiamo sentito dire o abbiamo letto dicendo che l'io non esiste e che noi dobbiamo andare oltre il nostro io o oltre l'ego e che l'ego è quello che genera la sofferenza, eccetera. Adesso è un po' difficile per me utilizzare certe parole perché hanno tanti significati secondo il contesto in cui noi ci troviamo. Perciò cerchiamo di spiegarlo andando un po' al di là delle parole, ok? Perché dire che cos'è l'ego dipende in quale contesto si va a vedere per utilizzare questa parola. Però il significato che c'è dietro è che ognuno di noi ha un'identità di se stessi, ok? Questa identità che noi abbiamo di noi stessi è qualcosa che appare a noi come solido, come indipendente. Io sono qualcosa che è indipendente da tutto il resto. Ok? Questo io non esiste. Un io che esista in un modo indipendente, autonomo, oggettivo. Oggettivo intendo dire che non esiste a noi stessi, indipendentemente del valore che noi stessi andiamo ad attribuire. Questo non esiste. Un io che esista in un modo indipendente da tutti gli altri oggetti, persone e situazioni con cui interagisce. Questo non esiste. Un io che a sua volta sia indipendente dall'interazione con le proprie parti, quindi le proprie memorie, emozioni, aspetti fisici e tutto quello che viene insieme con la nostra essere, un io che esista indipendentemente da tutto ciò non esiste. Però la cosa più incredibile in parte è che anche se è ovvio che il nostro essere, che l'io, è interdipendente, che dipende dalle proprie parti, che interagisce a ogni momento con innumerevoli cose, persone, situazioni, fenomeni, eccetera, l'io appare a noi come se esistesse in un modo autonomo, indipendente, come se non avesse nulla a che fare con il resto. E dinanzi a questa apparenza di un'esistenza indipendente dal resto, noi andiamo però a creare una dipendenza. Perciò noi andiamo a fare un collegamento che l'io sta bene grazie a questo, sta male a causa di quell'altro. Quindi noi costantemente andiamo a cercare situazioni, persone, oggetti, cose intorno a noi che ci aiutino a star bene. E andiamo a cercare di evitare le situazioni, gli oggetti, le persone, eccetera, che secondo noi ci fanno star male. Senza prendere in considerazione che in realtà il nostro strato di benessere o di sofferenza non è dipendente dal mondo che ci circonda, è interdipendente con il mondo che ci circonda. Però c'è una parte estremamente importante che è il modo in cui io sperimento quella realtà. Perciò, non essendo consapevole che l'io esiste in un modo interdipendente, ossia che dipende da cause e condizioni, che dipende dalle proprie parti, che dipende dall'identità tramite la quale noi percepiamo noi stessi, noi finiamo a vivere come se fossimo in un totale stato di indifferenza, nel senso siamo indipendenti da tutto il resto. E questo fatto di essere indipendente va a creare una sorta di dipendenza e quindi proiettiamo costantemente intorno a noi. E questo io indipendente, autonomo, oggettivo, di esistenza intrinseca, così come si dice, è quello che non esiste, è quello che va negato. Non è che l'io non esiste, non è che l'ego non esiste. L'io esiste assolutamente, però esiste in uno stato interdipendente, esiste in uno stato in cui l'io è costantemente in relazione con tutto quello che circonda l'essere stesso, ok? Quello che va invece superato e eliminato è la ossessione all'autogratificazione. L'ossessione all'autogratificazione che è un risultato di questa cosiddetta ignoranza che si aggrappa all'io come se esistesse in un modo autonomo, indipendente da tutto il resto, genera questa mente nella quale uno non riesce a vedere nulla e nessuno indipendentemente da se stesso. E questo è
la causa principale della nostra sofferenza. E questo è qualcosa che dobbiamo superare, assolutamente sì.